Questo è italiano, è Jurassic Park, da noi... Funziona ancora? È il Philips. Sì, il Philips che non funziona più. E ne sono usciti da noi tra i 250 e i 300 in Italia. I titoli Esatto, totali. i titoli totali in italiano. Qui per esempio un mio caro amico che dal Giappone mi ha mandato il Laserdisc I Predatori dell'Arca, l'ultima crociata e Blade Runner, vedete? Esatto. E insomma fa sempre piacere, ecco, sì, fa sempre piacere. Vabbè, poi c'è il thriller, addirittura i Greatest Hits, l'ultimo dei Moicani, Desperado, questo è PAL tra l'altro, mi pare, se non mi ricordo male. Sì, PAL perché inglese. Sì, esatto, un PAL inglese. E questo è Starship Troopers. Sì. Uno degli ultimi perché uscì anche in DVD questo. Sì, questo è arrivato proprio dopo, diciamo, gli ultimissimi grandi titoli in America sono stati Sleepy Hollow e End of Days, che sarebbe Giorni contati quello con Schwarzenegger. E forse anche Salvate Solare. Sì, non mi ricordo se è uscito. In Italia l'ultimo titolo è stato Titanic. Sì, Mentre in America Ce l'ha fatto con codifica di C1. sì. No, poi tra l'altro a differenza dei Blu-ray questi erano a regione libera. Sì, Quindi regione free. esatto, sì, era regione free. Purtroppo quelli Warner si lottano perché sono stati stampati male molti e quindi oggi per chi li colleziona tipo io è un problema perché muoiono i dischi. I Warner, Sì, i Warner molti muoiono, sì. Quelli li leggeva la 360, vero? Quindi legge anche la 360 Sì, sì. se c'è i costi. Sì, sì, Era ok. Ci sono però alcuni saltano. Prego, Questo sono dischi dell'MSX Falcon, come vedi sono diversi, hanno tutti questa banda rossa, blu, verde, gialla, con la scritta Konami, Computer Program Encoder. Questo c'è varie istruzioni e questo è un laser game che era anche in sala giochi e Badlands, un gioco un po' particolare. Però l'ha venduto al pubblico. Questo qui è la No, questo è della macchina poi c'è qui, vabbè, abbiamo giocato un CD, stiamo provando a farlo funzionare con il gioco di Dragon Ball che sta funzionando. No, canale 500. Qui abbiamo non solo perché è un CDI, ma anche perché è uno di quelli trasportabili. È abbastanza difficile trovarli in giro e quindi l'abbiamo portato col suo schermettino e tutto il resto, ovviamente è una versione trasportabile. E qui ci sono alcuni tipi. C'era anche una versione speciale in realtà, fatta solo dalla Philips, però ce n'è talmente tanto poche. Ha una batteria quello, sì. No, ha un alimentatore. Infatti per quello te lo chiamo trasportabile, se non c'hai la corrente. Sì. Capito quello. Però ci avevano 10 torce. Questa è una versione della Philips, tutti quei dischi della Philips sono fatti in questa maniera, purtroppo questi dischi quasi tutti si rovinano da soli. Qua abbiamo portato, anzi vi ho fatto portare perché volevo a tutti i costi, la pistola con il Philips CDI del Madame Lee, altro gioco laser game famoso. E bello come gioco. Tra l'altro una cosa particolare di questa pistola è che può funzionare sia su un CRT che su un LCD, perché in realtà non è come le solite pistole, ma è tipo la Z, cioè il sistema Sensor bar? esatto, riconosce Infrarosso? no, riconosce, qui c'è praticamente una luce, sta dando due luci e lui sa in che punto è spazio, come la Wii. i controlli della Wii. Qui ci sono, vediamo un po', e questo è per pulire i dischi, questo è un video CD. Dire Straits? Quindi Io forse ci ne ho sono ancora uno che non funziona perché sono partiti questi questi. purtroppo sì, Ne avevo ancora anche questi. e questo è famoso. Non è più supportato da un bel po'. Poi questo è un PC storico, quindi io lo uso proprio per il suo. Questo è un Pentium 166 proprio, quindi è il suo, diciamo. Però ha problemi con tutte le schede, non ho trovato una scheda con cui giri a risoluzione un po' più alta, mai capito. Provate adesso Vogon.
sul Dai. forum. No, non è proprio. È in 480 adesso? Sì, Non è 1024. No, chiedevo. 6,40 Ah, infatti, chiedevo. non bestemmiamo. 24, qui era... Prendeva fuoco il computer. No, infatti. Le 100, 100, sì. No, ma 640 e 480. Era già alta risoluzione. Se no era 320. Vabbè, Tele64 la chiamava alta risoluzione. quindi- ho messo l'unica proprio Sì, sì. originale che è questo qui, Sì, no, onestamente non l'ho mai capito onestamente questa cosa, perché tra l'altro anche loro sono molto radicali. A vederli sembrano laserdisc normali, in realtà sono iVision e hanno una traccia ben precisa che dice al lettore io sono un sistema iVision, quindi cambia modo di lettura, o se no il lettore legge come se fossero dei laserdisc normali. È una versione molto particolare. Per uscire in utente interfacciato. Esatto. Praticamente sono il tentativo di portare il disco a un livello superiore. Anche perché quasi in parallelo ci fu il VHS per. Poi lui c'ha cose particolari, c'è anche il cofanetto nerd, ora poi glielo rimetto a posto. Che cos'è? Questo è Evangelion. Ah, Evangelion. Ok. Con tutta una cosa particolare di Evangelion. Io ce l'ho di Spaceship Battleship, quello Yamaha. Sì. Lui invece ha voluto prendere quello. Il Cashman non c'entra niente. No. Poi qui abbiamo altri giochi del CDI. Sempre CDI. Sì, questi vanno tutti con la digital card. Abbiamo voluto portare anche lui perché comunque faceva una versione ottimale del Dragon's Dice P6, questi giochi a cartoni animati, come potete vedere anche qua, molto buoni. Ora qui non c'è, ma avevamo qua la versione sulla Laserdisc e diciamo che così a prima vista cosa ti inganna. Poi se tu lo guardi bene la riconosci, però come prima vista non è niente male. Stiamo parlando che all'epoca l'altra versione migliore era quella di Amiga, appunto, c'era altro. Qui abbiamo un lettore invece di professionali con un disco e gira, questo è un lettore di quelli che si possono controllare al computer. Sì. Quindi è controllo, che questo è preso lì. Molti lettori di questo tipo qua venivano utilizzati per fare videocorsi, oppure venivano usati per fare i kiosk per far vedere le automobili, oppure quello che potevi selezionare. La cosa bellina è che già all'epoca esistevano dei monitor touchscreen, quindi potevi selezionare sul CRT, veniva messo sopra una specie di rete, poi compariva quando c'era l'illuminazione, però c'era già il touchscreen primordiale già a quell'epoca. E io a casa, fatto in quella maniera, ho il videocorso del nuovissimo IBM PS2, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, che era su un lettore lungo così, alto così, che dentro sotto il lettore c'è un computer. Sotto questo computer veniva collegato ai monitor ed era interattivo, cioè potevi selezionare dove andare, quindi fare delle domande oppure fare il videocorso, ed era a touchscreen. Io ho soltanto lettore e disco perché quando l'ho trovato l'IBM aveva già buttato via, quindi l'ho recuperato in quella maniera. Questo è quello insieme che abbiamo portato. Ah, poi c'è questo. Questo è l'unione, o meglio, l'anello mancante tra i lettori Laserdisc e i lettori DVD. Questo è un DVD player particolare perché può funzionare esattamente come quello. Può essere collegato allo stesso sistema dell'impianto Laserdisc, prende gli stessi comandi, tranne uno che è quello d'avvio, ma ha delle uscite video PNC più nuove, professionali. Questo era utilizzato spesso nei sistemi video editing oppure nelle casting e quant'altro. È un oggetto un po' particolare, perché è molto particolare, alla fine è semplicemente un DVD, tra l'altro questo è PAL NTSC, lo riconosce da solo. Io e l'amico Bolgia abbiamo fatto un'interfaccia per fare in modo che quel gioco lì, invece di funzionare su un Laserdisc,
funziona su un DVD e ci siamo riusciti. Dobbiamo fare ancora un po' di lavori, ma siamo riusciti a farlo andare. Purtroppo ora tanto non c'è, no? Abbiamo fatto un demo per farlo vedere e questa era veramente una cosa interessante. Vedere questa tecnologia collegata a questa tecnologia, perché non è banale. Sì, no, perché è diciamo, l'unione di due generazioni. Sì, esatto, però sono proprio due generazioni diverse tra il mondo Laserdisc e il mondo DVD che poi dopo è diventato tutto quello che noi conosciamo, anzi oggi ormai è quasi sorpassato. Una macchina un po' particolare. Andiamo di là per le console. Ecco anche il nostro Magnum, che giustamente da buon segaro la prova, perché come si fa a non provarlo? Adesso c'è la seconda partita. Provo. Prova. Vediamo se sono bravo anche con gli occhiali da sole. Sì, che non ci vedrai niente. Fai start. No, invece sì. Flash wave ovviamente. Ok. Facciamo vedere il meccanismo idraulico. Bellissimo. Abbiamo il nostro Magnum. Sega forever. Secondo me se ti tiri via gli occhiali da sole però ci vedi. Ma non si è... Il personaggio prima di tutto. Sì. La visuale. Non sa fare mica più cosa. Ormai no, purtroppo. Comunque, poi anche perché magari lo giochi palle a casa, sulle console, non so. No, è proprio diverso il sistema. Allora, qui abbiamo la sezione museo del Bologna Nerd, ci sono delle magliette calcistiche che sono state usate veramente, Nintendo, Amiga, Sega, sono vere sponsorizzazioni e soprattutto qui abbiamo molte macchine del passato. Questa particolare che c'è anche la firma di Brasher sopra, un Pong originale Atari, della Polysteen, in versione diciamo serie PC che aveva il sistema cartuccia, e l'ultimo che è l'Electron. Pezzi forti ce ne sono diversi. Va bene, Eni, tu vieni anche te. No, io non c'entro niente. Non c'è niente, brutto ignorante. Allora, ci sono diversi pezzi forti qui dentro, per esempio lui, che è il Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey possiamo definirlo praticamente la prima console. Quella è la prima cartuccia, che in realtà è un sistema a jumper, ma comunque è la prima cartuccia. La macchina per funzionare si inseriva la cartuccia e si accendeva. E questa invece accanto è lo Channel F, che è invece la prima console a cartuccia programmata, che è diverso da questa. Spesso li confondono, ma in realtà sono due macchine completamente diverse. Questo poi verrà battuto dall'Atari 2006, eccetera, ma comunque questa è una macchina che ha avuto un'importanza piuttosto forte sul mercato, anche per via dei suoi strani controller. I controller possono andare in avanti, indietro, quindi le quattro direzioni, poi può essere torto, cioè girato a destra o a sinistra, tirato su la leva o premuto la leva. Quindi abbiamo tantissimi movimenti da poter fare. Per esempio qui sopra di suo, senza mettere la cartuccia, c'è l'hockey, che è meraviglioso perché il portiere si comanda tirando su e abbassando la leva e quindi il giocatore va su e giù, ma io comando anche gli attaccanti. Poi qui abbiamo il Bally Computer, anche questo è un'altra pietra miliare, poco conosciuto forse da noi, ma Dico, Magnavox aveva fatto anche il lettore laser negli Stati Uniti. Magnavox aveva fatto anche le sue laser, sì, esatto. È la stessa ditta. Qui ci sono le loro scatole. E qui sotto questo è il television e quello invece è il Videopack. il videopack. Ok.
Qui ci sono cose particolari, ad esempio, quella mi sa che nessuno lo sa che cos'è. No, mai visto. La G-Board non sapete cos'è. Mai Guarda quel cartello che c'è scritto. Amiga Joyboard. È una gioia. non la conosco. Ah, è tipo la balance. Ma Questo è tipo quella della Wii. No, Ah, questa ok. è, Prima volta che non la è vedo tanto in per vita quello. mia. Questo è servito per finanziare il progetto Amiga. Ok. Perché Uno dei pochissimi prodotti. esatto, Ma lo cioè, vendevano? a marca Amiga. La esatto, vendevano? lo vendeva. Sì, 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 come no, vendevano solo quello fondamentalmente. Nel Sì, frattempo esatto. facevano joystick. La cosa bella è che il Guru Meditation dell'Amiga nasce da questo, perché c'era il gioco che giocavano loro. Quando sbagliavano, quando erano un po' stressati, mettevano il gioco Guru Meditation. Pensate. 79, TV2, Quello ne conoscono veramente un po'. giapponese. No, No, io. Anche l'RCA Studio 2 e lo studio lo conoscono un po', non è che lo conoscono. Però c'ha 2 o 3 storielle carine, la prima donna che sviluppa, la prima su console a terze parti, che qualcun altro mette mano a un prodotto di qualcuno che aveva fatto l'hardware. Però beh, sempre quello uscito solo. C'è una versione italiana, mi dicevano. Del studio, sì, c'è una versione italiana ma non mi ricordo come si chiama. È uguale, identico come forma, ma c'è un altro nome sopra. Tra l'altro usa le stesse cartucce, però non mi sfugge Sì, il nome. è compatibile. Compatibile, completamente compatibile. E poi i cartucce hanno i denti d'acciaio, sono bellissimi, hanno 2 dentoni. Che erano un problema. Qui ci sono le varie versioni. SG1000. Esatto, che ne abbiamo parlato sui nostri video, no? Con i Gori. Sì. Che poi ora non sono, però diciamo è l'evoluzione per arrivare poi al Master System. Sono macchine in realtà diverse, però diciamo da queste la Siga è iniziata e poi è arrivata a questa. Il processore è lo stesso. Sì, sì, la base è la stessa, però da qui poi nasce per esempio anche questa macchina qua, Sì, che è compatibile con il primo. che è compatibile primo, che questa anche qui è meravigliosa e nessuno lo sa, che tutti mi comprano e mi dicono no, l'ho comprata ma non funziona, e no, prova a metterci la cartuccia dei Basic, perché se non ci metti la cartuccia fa lui niente. non fa nulla. Devi caricare il sistema operativo. Non ha, cioè praticamente non ce l'ha, tu gli metti la cartuccia e parte il gioco, se gli metti il Basic parte il Basic, quindi è una macchina particolare per questo punto di vista. Poi vabbè, abbiamo il famoso PC Engine, macchina direi non ha molto bisogno di tante Quello è presentazioni. veramente un peccato che non è arrivato da noi. Clay È arrivata no. poco e malissimo. Io ne conosco invece pochi. è una macchina. Io ne conosco pochissimo. Macchina incredibile, l'unica che è riuscita a combattere con 8 bit e 16 bit. E poi 8 bit con il VDP 16 bit è una genialata. Sì. Questa è una genialata sta tenuto macchina. botta per un sacco di tempo. Ma soprattutto gli spaziali. Qui abbiamo la stessa versione ma con il CD integrato e poi abbiamo, non so come definirlo. l'XG. Cioè, Chiamalo per nome. cioè, allora, praticamente sarebbe i computer Atari 8 bit trasformati in una console. No, tra l'altro lo vendiamo anche la tastiera sta macchina. È dietro, lì. Sì, si vede laggiù. Vede. Sì. Si attaccava davanti. Quella di queste vetrine in questo momento è il Famicom. Famicom, questo è particolare perché è il Twin Famicom che ha il floppy e il sistema di cartuccia, poi di là invece c'è il Famicom e basta, dopo te lo vedi. L'Atari 7008, qui se ne dette tante, cattivo Jack Prime, la tenuto sulla scrivania e tant'altro, storia tutta diversa. E poi qui abbiamo la vetrinetta con tutti add-on del Mega Drive con tutte le sue versioni. Sinclair? Non c'è niente? Tranquillo, ci arriviamo. Abbiamo il Vectrex, l'unica console con il monitor vettoriale, la sfortunatissima Amiga CD32, l'Action Max. Action Max voglio vedere se lo conoscete. No, mai visto. Action Max è un gioco con la VHS. Hanno unito quello che è l'idea grosso modo dei laser game, ma su VHS, quindi te mettevi la cassetta VHS, lì c'avevi il sistema e te sparavi sullo schermo per fare il punteggio e te lo segnava lì Ma sopra. dove la inserisci? Dietro? E la parte. Anche quella sotto funziona uguale. Sì, il funzionamento anche da sotto qua. Queste due macchine sono per lo più sconosciute a tutte, ma sono ganze. Mercato europeo o statunitense? Americano. E inglese. Questo inglese? Sì, Action Max era nasce in Inghilterra, di fatto. Comunque da noi non è arrivato. No. Sono anche Io? Panasonic, Questo che modello è? questo è l'FZ10, già quello mi piace meno, a me piace più quell'altro. L'FZ1. Vabbè, se non ci fosse il Neo Geo S non saremmo qua. L'Atari Jaguar, la macchina più, non so come definirla, odiata forse per il semplice fatto è stata di fatto l'ultima macchina Atari della cosa.
FM Towns Marty CD. Allora, c'è una cosa da dire, tutti dicono che lei è la prima macchina 32 bit Compresi loro stessi. Esatto. Cosa comodo stessa. che diceva col CD. Non è vero, sono loro. Di poco, ma sono loro. Ok. Poi abbiamo, anche qui come lo definiamo questo? Un Commodore 64 nascosto. Ok. Parlavo l'altro giorno che alla fine la maggior parte delle console, se vai a vedere qua dentro, sono tutti fallimenti. Cioè, Allora, i successi sono pochi. questo è un Commodore 64 modificato. Incominciarono a metterlo in vendita come macchina CS, però è un Commodore 64, quindi quelle cartucce sono praticamente compatibili col Commodore 64. non ci Ok, posso ok, dire. ok. Qui ci sono, vabbè, il Neo Geo CD, anche questo è una macchina di un bel successone, poco nulla. Saturn, Dreamcast, mi sembra che queste sono abbastanza famose. Il Lupi. Questa L'unica console per femmine. Per ragazzi, questa è una console nata per le ragazze. Il gioco dell'Espresso, tra l'altro, è papà mi ha portato a casa un cagnolino. E se non mi ricordo male, è questa che fa le fotografie con quelle adesivine. Si vede anche nella scatola che è sopra Eccolo lassù, sì. alla stampantina Per stampare piccoli mini foto. Questa invece è una console Bello particolare, è Plaidia, che è nata per i ragazzi, però di una certa età, 15 anni massimo se non vado errato. Qui abbiamo diversi giochi di Dragon Ball, se non mi ricordo male, simili cartone animato, molto carino, però è una macchina cioè praticamente solo per quella fascia di età e quindi non ha avuto un gran successo. Tra l'altro è finita anche in sala gioia sta macchina, un titolo lasciamo perdere, però l'hanno portata anche in sala gioia. Controller wireless. Sì, esatto. Ma è il primo della storia. No, infrarossi, sì. Ah. No, non è il primo. Sì, No, no, ok, vabbè. Però uno dei primi comunque. Nel 2006 ce l'aveva. sì, però non è che fu un gran Ok, successo. ok. Poi abbiamo il PCFX. Non ho mai capito perché il PCFX ha fallito così tanto e venendo dal PC Engine. Perché loro hanno sbagliato proprio completamente target dei giochi, secondo me. Perché qui hanno cominciato a fare dei titoli simili cartone animato, videogiochi di combattimento alla laser game, diciamola, che sì, sono piaciuti, ma non sono andati molto bene. Poi la macchina era molto debole. Se pensiamo che comunque il PC Engine è l'unica macchina che mai nella storia è riuscita a eguagliare il NES in vendita, Vero. anche solo per un anno, per carità, però nessuno nella storia c'è mai No, c'è riuscito. riuscito. Questo è il suo seguito ed è stato venduto zero. E di questo ne vogliamo parlare. Quello non è stato venduto. Questo praticamente è una collaborazione fra la Bandai e l'Apple La vergogna dell'Apple. e direi che l'Apple qui si faceva Però altre secondo me è un cose joystick meglio. bellissimo, posso dire il joystick è Sì, molto carino. il joystick sì, ma è Molto una cosa carina. futuristico per me. Sì, andava verso quello della PlayStation. Sì, sono futuristico come vuoi dire. Sì, Questa è la vetrina di Nintendo. Questa è la vetrina delle gioie. Questo è il pezzo più raro della mia collezione. Questa Sì. è Nintendo. Queste Questo- sono le Anafda. Queste Ma sono 800? No. 1908, Ah, la Nintendo inizia nel 1890 questa è la Nintendo. e questi praticamente la cosa interessante era che ho scoperto, tra l'altro dovevo andare a vedere su Archive perché il sito non c'è più purtroppo, che era l'altra persona al mondo che conosco che ce le ha, siamo in due veramente, non sto scherzando. Diceva praticamente che questa lo riconosci che è Nintendo perché hai qua su quel marchio qui, quell'accento significa carte, è una fuda. Questo qua rosso invece è il vecchio logo Nintendo. Da lì capisci che sono originali. Da questa carta gialla invece quel bollino in mezzo è il distributore. Nintendo ovviamente per tenere bassi i costi che faceva? Ogni 5 anni cambiava distributore. Ah. E quindi tu in base al timbro del distributore sai in che anno, in che range sei. Queste sono 1908-1913. E queste invece sono le primissime macchine elettroniche avevamo di Nintendo. Se non mi ricordo male è iniziato con questa. No, questa è la prima, che è Con quella questa. che non ci avevano messo il nome perché era Mitsubishi che gli ha detto ok, sì. cominciamo a fare qualcosina. Però questa è la prima on Nintendo. E quella è proprio Shigeru Miyamoto, Nintendo. 77. Sì, 77. Sì, però c'era il discorso, vedi, come diceva lui, no? Qui non c'è la scritta Nintendo, qui sì. Questo è un la passaggio identificano. glorioso perché qua è Nintendo che viene convinta da Mitsubishi a fare qualche videogiochino. E Nintendo che vende 10 milioni di questo e Nintendo che smette di fare qualsiasi altra cosa faceva nella fa sua solo vita questo. e inizia a fare questo. E questo lo fanno nel passaggio di sì. Solo in Giappone. In due Sono anni. in Giappone. Questo è solo In giapponese. 2 anni. Ha fatto un po' di Alla successo. faccia del boom.
qui E abbiamo infatti poi Nintendo ha droppato Anche qualsiasi perché, cosa. scusa, io perché Vai. credo che costasse molto. No, non era. Nintendo lavorava sempre in Giappone, lavorava sempre sull'economico. Anche Famicom comunque non erano macchine costosissime. No, è lì che è il loro punto di forza. Sì. Virtual Boy, purtroppo anche lui non ha avuto un gran successo, onestamente non sei una brutta macchina. A me piace tantissimo. C'è diverse cose. Poi lì Dietro purtroppo c'è Rob, Rob. che è versione giapponese dall'altro. La Full versione set, cioè quella due nostra è giochi. grigia. Full set sulle due giochi. Vabbè, full set, sono 2 giochi sole, si può fare. E il guanto ho voluto in realtà dalla Mattel, se non mi ricordo male. Sì, quello è fondamentalmente mercato americano. Una cosa che non tanti sanno è che esiste la versione adult e la versione kids. Questa è la versione adult. Quindi il guanto è più grande. Più grande. È il Power Glove, Sì. Sì, ma c'erano 2 versioni, uno che aveva, perché se non te lo mettevi, cioè se c'è una mano troppo piccola, questa ti balla, se c'è una mano troppo grande non ce la metti. La prima volta che l'ho vista è nel film Piccolo Grande. È anche l'unica. Videogame, È anche l'unica. E anche in questa vetrina abbiamo della bella robina. Abbiamo il Famicom, Family Computer come lo vuoi chiamare, che è nella versione diciamo originale, vabbè c'è il suo gioco di punta, Super Mario Bros. La Zapper, che in Giappone era fatta così, Via. che tra l'altro vendevano anche col cinturone, Ben e diverse. c'erano 3 giochi. Tra l'altro se tiro il grilletto si abbassa il cane, ed è anche difficile trovarla questa. È anche difficile farsela spedire perché in Giappone non spediscono armi neanche giocattoli. Esatto, questo lo sapevo. Quello è un pre-sealed. Questo è un Persiled? Sì, questo esce dalla fabbrica e non è mai stato chiuso per andare. Ah. Cioè, prima ancora di impacchettarlo, è un pre-sealed. Questa è la tastiera sempre per il Famicom, per trasformare questa macchina in una sorta di computer e per salvare il software c'era il suo registro. No, registratore. Il suo registratore. Questo funziona con questa tastiera, la tastiera viene collegata alla porta piccolina che c'è lì davanti. Che poi è la porta, che poi ci hanno fatto un po' di tutto, ci hanno fatto anche la pistola, hanno fatto anche dei pad un po' più professionali e quant'altro. E poi abbiamo il Famicom Disk, gioia e dolore dei nostri amici della Nintendo. Gioia e dolore perché è stato una bella idea, peccato però che questi signori l'avevano fatta anche che poteva scrivere, quindi si sono accorti immediatamente che potevano modificare questo e quindi scrivere sui dischi e quindi si sono fatti piratare subito. Piratati in un mese. Erano Esatto. craccata immediatamente. Ma anche perché la Nintendo che aveva fatto? La Nintendo aveva fatto dei totem con questi dentro. E cosa diceva? Tu hai comprato Zelda, non ti piace più Zelda, vuoi un altro gioco? Vai lì, metti i tuoi yen, metti il floppetto e ti copi il gioco che vuoi. Però facendo così, i giapponesi non è che sono scemi, neanche noi, hanno visto che era praticamente il Famicom Disk, quindi hanno capito che questo... Esatto. E ne hanno fatto 2 versioni. Una versione che legge e scrive, una seconda versione che non scrive. Ma siccome ne avevano tolto solo 4 chip e si vedono, No. in 5 minuti l'hanno fatto riscrivere un'altra volta. Poi abbiamo qui il sistema 3D, sempre per lui. Tra l'altro una cosa simile c'era anche per i Master System. Sì, identico. Quello non l'ho mai aperto perché Purtroppo molto debole, veramente molto debole. E qui stiamo parlando dell'83, non è che stiamo parlando... quindi- E poi là c'è una cosa particolarissima che è il modem, giusto? Sì, Questo è System. il modem. In Giappone avevano una sorta di sistema d'abbonamento e potevano scaricare determinati titoli con il sistema. Un via cavo, sì. Un via cavo, ma stiamo parlando dell'83-84 con questo c'è. Sta molto, Noi si dice che la prima macchina che è andata in rete è la Dreamcast, questi sono già andati in rete. È vero. Perché anche se non era internet, stiamo parlando. Sì. Capito, ma Anche il questo- Tetris ritirato Su da Nintendo Top Loader con che era il... illegale. Questo è il top loader, sì, è già meno rara di questo. Ciao. Ok, sono buono. Io sto facendo un giro con lui. Comunque questo è il set completo. Ciao. Sono tutti gli accessori Famicom adesso. E qui te volevi i Sinclair? Bene, perfetto. Allora ci arriviamo perché qui abbiamo il Commodore 64, il 64, 16, plus che questi sono la serie 26, 24, il VIC 20, vari giochi e poi abbiamo lo Spectrum Plus 2, bellissimo, MSX, anche forse lo ZX80? Sì, lo sì, certo. Anche molto raro. Dovevi inserirgli, dovevi programmarlo ogni volta che scacciavi
la tastiera a bolle saltava l'immagine. Per forza, la CPU o faceva vedere, capiva che cosa stavi imprimendo o ti faceva vedere quello schermo. Una cosa, Anche l'audio, Anche l'audio, guarda. avevo questo vago ricordo. Sì. Aveva scritto sull'audio, quindi ascoltavi quello che leggeva. Qui la cosa carina che hanno prodotto un po' di cose, un po' di telefoni, un po' di Questa cose. televisione qua è pazzesca. Che bello, Io avevo un Vega, quella era da ricchi. Era da famiglia ricca milanese. molto bello. Un Vega con i tasti che si aprono, uno sotto ognuno ha la regolazione singola sopra. Roba. Se ti pensi tutta la versione di passati. Grandissimo Emilio il meglio. Guarda, si fa così e poi si fa lì. T99, gran macchina che ha perso anche con 64 con la guerra dei prezzi. Era una gran macchina. Beh, perché il chip io lo facevano loro. Sì. No. Cioè, nel senso, la Commodore li faceva loro una parte di chip. No. Loro erano superiori proprio come macchina. Questa come macchina praticamente una 16 bit, il Commodore 64 era... No, a parte la potenza, non era il T99 che aveva uno dei chip che veniva prodotto dall'azienda chip, tu dici che Commodore gli riuscì a fargli alzare il prezzo sulla Sì, testa. sì, quello sì, ma verso la fine. Ok. Ma loro, Jack Tramiel fece una cosa che in America ha fatto e che in altri paesi no, cioè boom, ha abbassato il prezzo, tanto c'è tutto in casa, io abbasso il prezzo e ti schiaccio la concorrenza, poi lo riporto su. Negli altri mercati non c'è avuto bisogno, in Europa non è mai praticamente arrivato, in Inghilterra non è mai arrivato, in Giappone non è mai arrivato, in America ha fatto questo scherzo. E per questo motivo lui è andato totalmente fuori. Una gran macchinetta. Versione di Donkey Kong Il Macintosh Classic e laggiù sotto c'è l'altro CPC. Questa è la versione da adulti del GX4000. Questo è made in Britain, però, questo è... sì, inglese. Sì, Inglese. Gran macchinetta peccato posto. Lì abbiamo la vetretta di questa con tutti i giochi e ammennicoli vari, tra l'altro. Quel Loom è tuo, Igor, Quale lo Loom? comprai da te. Quale Loom? Loom, quello sotto. La statuetta dei predatori? Mi sono perso. Ah, Loom quello laggiù Sì, sotto. quel Loom là lo comprai da te. Tanti anni. Sì, ma tanti anni Sì, fa. tanti. La statuetta dei predatori è fantastica. Che l'abbiamo fatta in 3D, anche questa è quella di Fado Atlantis, i vari mandrini che puoi mettere in Fado Atlantis. E qui c'è la coppa di gran vetrina, queste sono tutte le questa è carina, cose sì, molto sì. belle. I più rari sono quelli del Commodore, questi qua, i Labyrinth e gli Eidolon sono quelli un po' più difficili da trovare, Sì, quelli sono un po' più un po' più particolari. antipatichetti. Gli altri più o meno. Sono comunque stati venduti. Tra l'altro qui abbiamo una chicca di monitor, perché anche quello non è proprio semplicissimo da trovare. Quella è una donazione del fu archivio videoludico di Andrea adesso. Io purtroppo. 1701 monitor e il 1541, diciamo prima serie del Commodore 64, in realtà già esisteva di colore bianco, ma comunque qui è la configurazione della prima ora. Che non aveva nessuno. Io non so, in realtà quello lì è un lettore floppy 5 pollici e un quarto. Esatto. Sì. Che ha lo Tra stesso l'altro- processore del Commodore. Esatto, lui non- praticamente la Commodore invece di fare un computer e una periferica hanno fatto due computer, quindi non c'è Non ce interazione. la faceva a gestire. No, non era quello, è che loro in questa maniera cosa faceva? Quando io invio il comando, invece che la CPU controlla cosa sta facendo il floppy fa tutto da solo. Quindi in teoria, sulla teoria, questo era più veloce. Peccato sulla teoria perché poi introdussero un baco che poi se lo portavano dietro dai Big 20, eccetera, eccetera. Però questo praticamente lo possiamo definire un altro Commodore 64. Qualcuno l'ha programmato. Certo l'hanno programmato. Cioè, nel senso sfruttandolo. Sì. No, ma ha la sua RAM, la sua sistema. E costa come Per noi degli anni 90 questo è l'angolo top, vero? è uguale. Solo la tastiera. A me Spyro piace. Spiro 3? No, il 2. Sì, 3. Il 3, il 3. Non ci ho mai giocato. Ce l'ho ma ancora. Questo qua è uno dei peggiori da hackerare, da craccare il gioco. C'ha una falla di sicurezza, cioè ci ha messo 12 anni a patcharlo. Spiro 3. Perché ha vari controlli della protezione in tutto il disco, quindi non basta fare una patch, devi tutto, cioè ci ha messo 12 anni quelli della dead a craccarlo. Il 3. Quindi te non puoi fare la easy e fine. Adesso lo puoi fare, ma fino al 2012 non potevi. E infatti Se c'è il gioco originale, no, se il gioco originale va.
Ah no, ma no, ci vuole il masterizzatore adeguato per leggere tutte le sottotracce e le protezioni, non c'è modo. Sono solo sottotracce o sono soltanto dischi da finti Cioè sia tutte e due. E ce n'è una miriade. E questo è veramente l'unico caso in cui ha vinto la casa sui gruppi di hacking, perché quando sono riusciti a craccarlo tutto, ormai il gioco era già venduto, perché non potevi, tu giocavi, eri convinto, dopo un po' c'era la fatina, ti vedevano dei glitch strani. È bello questo, cioè è veramente bella sta storia delle anticopie che mettevano su titoli PS1. Cioè tu giocavi ma si verificavano dei bug allucinanti, cancellava il salvataggio, il gioco andava sotto sopra, era una cosa voluta per farti comprare. Ci sono riusciti dopo 12 anni a fare una crack pulita. Invece per esempio lo Spyro 2 ci ha messo poco. Mi sa che è una Lead Crypt 4, tipo ultimo livello di protezione, perché erano sempre più avanzate. Guarda, prima di andare a codeste, guarda questo, perché qui abbiamo Game Watch. Game Watch sono famosissimi, ora da noi sono arrivati gli schiacciapensieri, però insomma erano, e poi in realtà erano originali, non solo rimarchiati, però questi erano gli originali, chiamiamoli così. Game Watch, io per esempio ho i pinball, tra l'altro il mio pinball devo imparare. Su quel sistema lì si sono inventati parecchie cose, sono inventati la croce direzionale, sono inventati Esatto, il screen. infatti c'è lì la croce direzionale, nasce da lì. Qui ci sono varie statuette, però quello che stavi riprendendo prima, come vedi, quel sistema VHS che ti dicevo prima, l'Action Max, no, è un'altra cosa, però questo va molto simile. Videocassetta, sistemino da mettere davanti al televisore e il volante. Te guidavi questa macchinina a destra e a sinistra, dovevi rifare le macchine e scendevano. Una cosa molto banale, però con un videoregistratore avevi ricreato un simile laser game, chiamiamolo in questa maniera. Quasi tutti i sistemi a cassetta, anche quello. Credo che ne manchi solo uno che è uscito in Giappone solo, che è quello col telefono. Anche il lock-on. Sì, anche quello funziona. Ma un Microvision ce l'avete? Ah ecco, non lo vedevo, il Microvision, sì. Il Microvision trovarne uno che funziona. Sì, ok. Sì, a trovarlo funziona. Ma è la stessa del vecchio? Io al terzo mi sono fermato. No, non è così. Al terzo mi sono fermato. Non c'è verso di Però è della seconda generazione però. No, prima. Ah, della Questo è quello che ha la custodia in pelle dentro. quella si sbriciola tutta. Insomma, come cercare un Dragon Slayer. Simon, che in realtà prima del Simon era nato quello dell'Atari, come lo chiamavano? Ma però questo qua c'è di bello che è sempre di Bayer, è Sì, sempre sì. dell'autore dell'Odyssey. E quello aveva le cartucce, vero? Sì, questa qua è il gioco. Questo era tutto. Questa qua la infili tutta intera. Ah, ok. Sì. e ha Vedi che dentro c'è tutto. quella parte nera. Sì, perché molti pensano che Game Boy è il primo che ha portato, No. invece non è mica vero. Il Luigi è il primo. E Game Boy è quello che ha funzionato meglio. Sì, alla fine sì. Ok. Ma anche lì vedi ci sono altri titoli meno famosi, sempre. Avete saltato una cosa che secondo me è molto carina. Io sto aspettando. Ah, ok, scusate. Perché Sono quella mi sti due serve qua. te. Questi sono, vabbè, il Merlin è diciamo il primo grande, è uno dei primi successi elettronici. È quello che ha fatto capire al mondo che c'erano dei soldi da fare su sta roba qua. Questo lo vedete solo in America 5 milioni di copie. E negli anni 70, quindi ancora prima di tutto, diciamo. E quindi fece alzare parecchie antennine. Questo invece è più curioso perché questo è il primo giocattolo a batterie della storia. Prima di questo nessuno ha mai giocato con una batteria. È il Periscope fatto da una ditta giapponese solo per il mercato americano. E dà tutto un po' di problemi con la seconda guerra mondiale, persa dai giapponesi. Loro erano molto forti con le latte perché impararono proprio durante la seconda guerra mondiale con il fatto che non c'era niente e quindi impararono a utilizzare le latte. Destino verso poi volle che le prime cose che vendettero furono le jeep americane nel dopoguerra giapponese e poi fecero questo qua che è il primo giocattolo a batteria. Ovviamente non è un gioco, non c'è niente, premi un pulsantino, fa rumore e basta, però è carino come esperimento. Amiga, X68000, Atari ST. Queste tre macchine potevano essere diciamo concorrenti fra di loro, in realtà le concorrenti saranno state solo Amiga e Atari ST. L'X68000 che in realtà è una workstation grafica è solo giapponese, non è mai arrivata da noi. Una gran macchina dove ci hanno sviluppato molti titoli, Capcom l'ha usata per sviluppare diversi titoli e qui ne vedi una versione, una delle prime diciamo, non proprio la prima ma una delle prime.
Laggiù in fondo abbiamo il Nuon, questo è un lettore con dei giochi, diciamo che prende lo scettro dell'Atari Jaguar, perché in realtà l'Atari Jaguar sarebbe il progetto Flyer 2, mentre prima c'era il Flyer 1 che era il Konitz Multisystem. Questo deriva, diciamo, dal mondo Jaguar, però anche lui avrà poco successo. Ci sono dei giochi fatti apposta per queste macchine, per il Nuon, in realtà è una macchina DVD standard. Sotto abbiamo il Philips CDI e il CDTV. Queste due macchine invece sono quelle che hanno iniziato un'era multimediale quando il multimediale neanche si sapeva che cosa fosse, e sono ovviamente di caratteristiche diverse. Qui abbiamo una macchina che ha effettivamente possibilità di far vedere dei filmati, qui sotto invece abbiamo praticamente un'Amiga con un'unità CD che può dare delle funzioni in più. Qui ci sono altri titoli vari, sempre questi per esempio sono il 68.000, lì c'è la famosa rivoluzione sul blaster con i suoi silvestri. Poi di qua abbiamo il proseguo delle consoline Portatili. diciamo portate da spostarli, come volete, con i famosi Jig Tiger. Chiamiamoli famosi. Ci sono anche macchinette comunque interessanti, no? Per esempio il Geo Pocket, cioè colori, il Non, anche questo non fu un gran successo, c'è il Wondersalv, il Gismondo, anche lui vabbè è legato a una storiella un po' particolare, il Lynx 2, comunque l'Atari Lynx, il Eigen Gear, erano le prime due macchine a colori, e poi ci fu il Game Boy. Vinse il Game Boy per un motivo molto banale: durava le batterie 30 ore contro 6 ore di questo e mi sembra 8 ore di questo. Scusa, quell'unità Dreamcast che cos'è? Queste sono le due memory card, una della Sony e una della Dreamcast, che ti fa vedere che sono con il pulsante e pad. C'erano dei minigiochi su questi due sistemi, ma quella Sony è nata prima. Quella della Sega è nata dopo. Tutti pensano sia il contrario, ma in realtà non è così. Questa c'erano dei minigiochi da poter scaricare, quindi io avevo, ora non mi ricordo, mi sembra forse Ridge Racer ne aveva uno, si scaricava nella memory card e si poteva giocare questi minigiochi. Stessa cosa si poteva fare anche con la Dreamcast. VMU, visuale, sì. E il VMU. Ma il Lynx la prima versione è quello lungo, vero? La Lynx prima versione è lungo, no? Non lo Sì, so, sì, è quello prima lungo, ho capito. Mi fa tristezza vedere la PS Vita già lì, storica, no? Per 2011. però PSP? è così, anche lei, comunque è stata una gran macchinetta anche lei. PSP? Vabbè. Poi qui abbiamo le altre versioni e lì siamo già sull'era moderna, perché lui è già un minigioco moderno. Questo è un minigame moderno. All'altra parete abbiamo praticamente le macchine più nuove. Sì, 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 sì. Tutte le Xbox. Vecchio PlayStation e Xbox. Anche quella tutti la scambiano per un PC, ma Ok. non so perché la chiamano. C'era chi gli cambiava l'hard disk, o sbaglio? Sì, si cambiava l'hard disk, il problema è che il processore in realtà è un ibrido fra un Pentium 3 e un Celerone, cioè c'aveva del 2 o 3 funzioni in più, quindi se io su quella macchina là metto un Pentium 3 diritto, alcuni giochi non partono perché non trovano queste funzioni particolari, quindi non è un PC vero e proprio. Poi lo so che lì dentro c'è Windows 2000 modificato per funzionare lì dentro, lo so perfettamente, è ovvio, stiamo parlando della Microsoft, stiamo parlando comunque di una macchina che deriva da pezzi di PC, non è un PC, è una macchina dedicata ai giochi. Lì abbiamo 64 megabyte di RAM, quando per fare gli stessi giochi il PC ne aveva bisogno 128, quindi il doppio. Perché? Perché il sistema operativo, che qui era ottimizzato per fare la macchina da gioco, di là aveva un sistema operativo e doveva fare tutte le varie funzioni del sistema operativo, quindi sprecava molte più risorse. Poi Si può anche aumentare però, vero? A 128? ma è inutile, È inutile, perché tutti sì. i giochi non la sfruttano. Io la posso mettere 128, Ma non serve. ma servono soltanto per gli homebrew. Ok. Qui abbiamo, quello che poi diventa il NES, quindi Famicom, Front load. diventa qui, eccolo qua, giù Super Nintendo, Nintendo 64 ne stiamo parlando ora, Sì, sì. la Wii, GameCube, Cube. La Wii U. No, quella là. Sì, Wii U. Sì, sì, sì. Wii U è quella là, sì, sì. e io ho finito. No, io ho finito la saliva.
Troppo concentrato. Adesso basta parlare, più azione, gli RPG non ci piacciono. Trovate. Niente, però siamo arrivati a buon punto. Dove siamo arrivati? Facciamo vedere. Io non ci arriverò mai lì. Ma io lo finivo, Sei praticamente a più di metà, un po' più di metà. Non è mica un gioco giapponese ambientato in Giappone nell'epoca dei samurai. Ma quello di Lupin, Il Fangio. dov'è? Cioè, l'hanno rifatto? Che vuol dire dov'è? No, c'è solo la così. Singer. L'hanno fatto su Singer, l'hanno rovinato su Singer. Allora, vediamo se mi Chi riesce ha a i finire. diritti di quello? Quello lì la Stern Electronics, perché è un gioco fatto dagli americani. Ah, ok. Allora, riproviamo. Tra l'altro non mi riesce molto bene giocare con questo coso. Ah, posso usare questi? Scusa. Penso sì. Adesso mi fa saltare lo schermo. Perché ha detto, povero Pirla, non ti riesce? Ah, però te lo dici pure, dai. Sì, sì, te lo dice anche, Paolo Pirla. Questo numero mi sembra destra, no, destra e sinistra. Biwi? No, Biwi? Ah! Minchia, c'è brutta Io ero già cascato 10 volte. brutta per un gioco. E adesso arriva l'omino sparafuoco. Eccolo lì. Non volevi un omino sparafuoco? Eccolo là. Quello si Preso chiamano pieno. Tengu. Come cazzo si chiama? Tengu. Stronzu. Tengo mai. Quello che hanno dovuto. Che riprendo la la copertina di questo. incazzatina. Io non posso far altro che ringraziare tutti ancora una volta, ringraziare assolutamente il Bologna Nerd. Ragazzi, andate a trovare quel posto. Per il resto ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, condividere il video e di seguire anche tutti quanti sono apparsi in questo video, perché come vedete è gente competente, con passione e che si occupa di queste cose da anni veramente con amore, ecco. Alla prossima, mi raccomando, rimanete iscritti perché continuano a uscire sempre video molto interessanti.